Cari amici di Rai Italia e di Camera con Vista, bentornati. Nell'estate del 2013 due giovani deltaplanisti friulani hanno compiuto un'impresa unica nella storia del volo libero sportivo. Sono decollati dalle montagne del Friuli Venezia Giulia e hanno sorvolato i cieli dei Balcani fino al Monte Olimpo, la montagna degli dei. Il percorso più lungo mai realizzato sulle ali di un deltaplano. Un'avventura straordinaria e noi di Camera con Vista abbiamo deciso di raccontarvela. Siamo partiti dal Friuli e quindi abbiamo passato l'Italia, la Slovenia, la Croazia, la Bosnia, il Montenegro, l'Albania e alla fine la Grecia. E adesso queste cartine non ci servono più. Se potessi tornare a volare, andrei anche domani. Volerei anche oggi che il tempo è buono. Ma tu c'è come che sei? Matto come sono. Io sono cresciuto con mio nonno, ero l'unico nipote, devo dire che mi ha straviziato e soprattutto mi ha secondato in queste mie passioni un po' pazze che erano state le sue passioni. Ne aveva tanti di soprannomi. Lui è stato Buddha, è stato il Cigno, è stato Sbreghe, vuol dire strappa perché aveva sempre i pantaloni strappati. Sì, lo spericolato, ne ha avuti tanti. Perché anche lui ha provato a volare. Hai già volato? Ho già volato 30 anni fa, quando c'erano i primi deltaplani. Volavo sullo Zoncolan. Volavo come un matto, senza niente, solo con le ali di tela. Scalzo, come gli uccelli, senza casco o cinture di sicurezza. Si partiva così come si era e si viaggiava, come fanno gli uccelli. Mio nonno è cresciuto nella miseria, non c'era da mangiare, faceva di giorno il falegname e di notte affilava gli utensili per tutti gli altri falegnami. Non ha mai avuto tempo per sognare, non ha mai avuto tempo per sé. E non spendeva un centesimo per niente tranne che per gli attrezzi da lavoro e per i deltaplani o gli sci. Tutti vogliono tenere i piedi per terra, ma non sanno cosa si perdono. Lassù sei in un altro mondo, vedi tutto dall'alto, è tutto diverso. Andiamo via, però insieme al mare. Sono cresciuto nel momento in cui il deltaplano in Italia è nato ed è nato proprio in Carnia. Mio papà volava, mio zio volava, mia mamma aveva provato a volare poco prima che io nascessi e non c'era giornata di bel tempo in cui io non fossi o in partenza o in atterraggio e non fossi con la testa all'insù. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes. Quando sono nel volo non mi sembra di poter cadere.
Sento che mi muovo dentro a una cosa che esiste, che ha una consistenza. Sono nel pieno dell'aria, sono nel pieno del vento. Il vento, l'aria è un fluido, è solo molto poco denso. Il volo libero si chiama libero perché è libero da tutto. Non bisogna mettere benzina perché non c'è un motore, non bisogna fare un piano di volo perché la legge non lo prevede, non bisogna avere una pista di partenza o una pista di atterraggio. Si chiama libero perché può essere fatto ovunque fuori dalle zone proibite. Una passione tramandata di generazione in generazione, che porta Swan negli anni a migliorare le sue prestazioni, a perfezionare la tecnica di volo e a partecipare alle prime competizioni ufficiali. Ho fatto la mia prima gara nel 2008, nel 2009 e ho conquistato il titolo di campione triveneto, che era stato di mio papà nell'anno in cui io sono nato. Quindi questo è stato forse un motivo in più che mi ha spinto ad andare avanti. L'anno successivo sono stato convocato con la nazionale italiana e questo è stato un mezzo per imparare ancora di più, in quanto nel giro nei 3-4 anni successivi e quindi fino ad oggi abbiamo girato un po' tutto il mondo in condizioni nuove e spesso anche abbastanza difficili. Abituato a veleggiare tra le nuvole e a scrutare l'orizzonte, Swan matura un sogno. Un'impresa che gradualmente prende forma, richiede coraggio e grande preparazione. Un viaggio a tappe, sorvolando i cieli dei Balcani, dal Friuli alla Grecia. È il progetto Zoncolan Monte Olimpo. Non volevo fare niente che non c'entrasse con casa mia. Casa mia dista 1500 km, ho detto va bene, da casa mia all'Olimpo. L'Olimpo perché è la montagna più significativa della nostra cultura e perché appunto era da tanti anni che pensavo come mai il volo libero non sia ancora entrato a far parte degli sport olimpici. E quindi l'Olimpo ha avuto una doppia valenza per me. C'era tantissima gente che non ci si aspettava. C'era una folla da stadio, si può dire. Si sentiva il calore della gente, lo sento ora anche mentre ti parlo. Quando ne ho parlato con Manuel, in un'occasione qualsiasi di un volo assieme, un rientro a casa, col suo furgone, gliene ho parlato e mi ricordo che lui si è girato nel furgone, mi ha guardato e mi ha chiesto quando partiamo. Sì? Facciamolo, gli ho detto, chiaro e tondo. Avevo già detto di sì ancora prima, me lo proponessi. Non è fattissimo. No, allora me chiama Basca che si fuori. Boh, ma l'è calato. Da quel momento ho saputo, prima di tutto, che non l'avrei fatto da solo, ma con lui, e due, che l'avremmo fatto. E l'avremmo fatto l'estate successiva. Swan decide di condividere l'avventura verso l'Olimpo proprio con il suo amico Manuel. Un deltaplanista con meno esperienza, ma come lui, altrettanto capace di sognare e vivere grandi imprese. 10 agosto 2013. Si parte forse. Non ce ne fregava niente sinceramente se il cielo era coperto, se faceva freddo anche se eravamo in agosto. Fa un caldo becco. 15 gradi più o meno. Saremmo partiti in qualsiasi modo, l'importante era che quel giorno lì cominciava la nostra avventura. Copertura 98%. Si parte, dai che si parte. Parte. Siamo partiti e abbiamo fatto
Una planata nella più fluida delle situazioni, non c'era una bava di vento, non si muoveva niente. Volo puro sopra i nostri paesi, sopra casa mia, sopra i posti dove sono cresciuto. Manuel e Swan hanno spiccato il volo verso i cieli dei Balcani, come due grandi uccelli veleggiatori, alla ricerca di correnti ascensionali che li portino il più in alto possibile per avanzare poi, in planata, verso il Monte degli Dei. Mi ricordo che mentre planavamo fianco a fianco io e Manuel, alla radio ci siamo detti siamo partiti e Manuel ha detto sì, mi viene da piangere. Lo stesso giorno, con la stessa emozione, parte anche Giulio, l'amico che li seguirà da terra per documentare l'impresa con una telecamera. E assistere i due piloti in caso d'emergenza. Anche per Giulio sarà un'impresa indimenticabile. Eravamo consapevoli che questo viaggio in un modo o nell'altro ci avrebbe cambiato come persone anche. Eravamo coscienti che al nostro ritorno avremmo avuto qualcosa da raccontare e qualcosa da condividere. Abbiamo appena visto 2 vipere. Ieri sera abbiamo sentito un orso molto vicino a noi. Una cosa che ci ha colpito molto è appunto l'infinita varietà di questi posti. Nel giro di pochi chilometri si può passare dalle foreste più impenetrabili agli scogli sulla costa, alle pianure, agli altopiani. La paura di non arrivare sull'Olimpo sinceramente non l'abbiamo mai avuta. La paura di sbagliare qualcosa o la paura che ci potesse capitare qualcosa, sì, l'ho avuta. Però è una paura che ti tiene allerta, ti tiene vigile su ciò che si fa. Forse in volo un paio di volte, condizioni abbastanza estreme, in cui mi sono dovuto un po' aggrappare al mio deltaplano e alla mia fiducia in me stesso e stringere i denti e portarla avanti. Avete già detto? Io ho già fatto tutto il resto, GoPro. Le difficoltà del volo si presentano già dai primi giorni. Sono atterrato con 35 all'ora di vento di caduta dalle montagne. Cosa vuol dire? Che se sono qui a raccontarla è un miracolo. Quindi chi è che paga da bere oggi? Nei cieli della Croazia, violente raffiche di vento contrarie alla rotta stabilita li costringono a voli brevi e ad atterraggi spaventosi. Tanto da essere costretti ad abbandonare i deltaplani e a proseguire a piedi per decine di chilometri, alla ricerca di nuovi punti di decollo. Io di a partire di lì. Sì. Quasi sempre i punti di partenza erano inventati e quindi abbiamo a volte semplicemente scelto dei prati, altre volte abbiamo dovuto inventarci un po' dei punti per partire. Spesso c'era preoccupazione in effetti e spesso c'era il brivido di non sapere dove atterravano, se atterravano in un posto dove si poteva arrivare in macchina o meno. Rivederli dopo un atterraggio era sempre un'emozione di gioia. La parte umana del viaggio si è presentata dal primo minuto e ci ha seguito fino all'ultimo. Sapevamo che avremmo incontrato persone molto diverse. Certamente quando ti capita di dover atterrare nella periferia di Tirana o in un villaggio sperduto di zingari, la prima cosa che ti viene da fare è mettere le cose al sicuro. Io ho messo la pasta. Però devo dire che nei posti dove avevamo un po' più timori è proprio dove è andata meglio. L'incontro davvero che più ci ha colpito, sia a me e penso anche agli altri piloti, è stato in Croazia.
C'è stata una coppia di anziani, due signori che abitavano in un paesino di ben 7 abitanti, che avendoci visto la sera arrivare con i deltaplani, con la macchina eccetera, ci ha fatto mettere la tenda nei loro campi e ci ha invitati la mattina a bere il caffè con loro. 7 e mezza. In soli 30 minuti è successo qualcosa di spettacolare. Io mi sono sentito loro nipote e loro si sono sentiti i miei nonni. E la signora continuava ad abbracciarmi, a baciarmi. È stato qualcosa di incredibile. Su, serve a Lipo. Lipo? Lipo. Drag, come uno. Sì? Dragsmi. E la nonna, prima di lasciarci andare, si è messa a piangere. Io li chiamo i nonni della Croazia. Li terrò nel cuore e molto probabilmente andrò a ritrovarli. Niente era programmato, niente era facile, soprattutto in paesi come la Bosnia, dove ci sono campi minati, dove non sai dove puoi andare, che strade puoi percorrere. Volare in posti dove non sai cosa ti succede quando metti i piedi per terra, intanto ti fa stare più in alto. Quando siamo capitati proprio in mezzo a un campo minato è stato uno shock grande. Abbiamo avuto paura anche perché dovevamo uscirne da lì e quindi anche nel momento in cui dovevamo uscirne eravamo ancora nel pieno del pericolo. La Bosnia ci ha fatto soffrire in ogni modo. La Klekovača è una montagna 2000 metri quasi. C'era una ex base jugoslava abbandonata. L'abbiamo usata come nostro campo base per 3 giorni abbondanti. Ulala. E allora lì doglie. Un temporale che ci lanciava fulmini veramente a poche decine di metri da noi e quindi è stato davvero demoralizzante rimanere lì vari giorni senza sapere se i piloti potevano partire. L'incognita delle mine, dei punti di decollo e delle condizioni meteo generano momenti di tensione. Manuel e Swan discutono, spesso in disaccordo, sulla traiettoria da seguire o sulla scelta del momento e del luogo più adatto per riprendere il volo o atterrare. Vivere 24 ore con il mio amico Swan è molto più difficile di quello che si può pensare. Manuel è una persona abbastanza complementare rispetto a me e quindi quando io perdevo la pazienza lui riusciva a ristabilire un po' l'equilibrio nel gruppo. Ha saputo tenere a bada le mie ire durante il viaggio, ha saputo mediare con le altre persone che erano con noi, ha saputo spingere e starmi dietro quando c'era da darsi da fare, ha saputo anche trattenermi quando forse io ero un po' troppo impetuoso. Tutti i momenti di difficoltà, di tensione, di scontri anche magari che ci possono essere stati, sono tutti avvenuti in funzione di quello che è stato poi, di quella che è stata l'impresa, di quello che è stato il viaggio. Devo dire che se a un certo punto, quando eravamo nel periodo più critico, nel momento più difficile, Manuel non mi avesse convinto a seguire il nostro piano B, ovvero quello di tornare sulla costa e non proseguire in direzione della Serbia, forse i giorni sarebbero stati molto di più. E da lì le condizioni meteo sono un po' migliorate e abbiamo trovato dei posti dove era abbastanza facile fare dei chilometri. I ricordi più belli sono quelli sulla costa in Montenegro, sempre fianco a fianco, proprio ala con Manuel. Abbiamo fatto decine di chilometri senza neanche dover sfruttare le correnti ascensionali perché lì la
la forza dinamica del vento che batteva su questi costoni che danno a picco sul mare ci sosteneva e noi dovevamo solo andare avanti. Era un volo quasi irreale. Andavamo via tra le nuvole e il mare con delle visioni che sono state veramente indimenticabili. Spesso, appunto, arrivando dall'alto è stato interessante come a volte non sapessimo neanche di aver passato un confine. Quando sono atterrato per la prima volta in Albania, mi ricordo che ho provato a dire qualche parola in quel po' di serbo che avevo imparato durante il viaggio. Però non capivo cosa mi rispondevano. Mi rispondevano, io non capivo niente. E dopo 5 minuti mi ha guardato e mi ha detto: ma guarda che qua siamo in Albania. Attraversare tutti i Balcani con un grande lungo volo come il nostro era anche per dare un messaggio forse di speranza a quelli che ancora credono nella pace. Prima di partire abbiamo stampato delle maglie e abbiamo scritto in tutte le lingue di tutti i paesi che attraversavamo: 9 paesi, un solo cielo. Sono uguali le montagne, sono uguali gli atterraggi e il cielo è lo stesso. L'Olimpo si avvicina e Swan, immerso nell'emozione del volo, ripensa a suo nonno Elmo. A quando da piccolo gli raccontava le sue imprese spericolate in deltaplano e forse dentro di sé lo ringrazia per avergli trasmesso la capacità di vivere fino in fondo i propri sogni. Io sono cresciuto con mio nonno. Ci siamo sempre promessi che un giorno avremmo volato assieme. E alla fine sono riuscito a portarlo in volo col parapendio biposto e è stata per me una specie di meta della mia passione. È stata un'esperienza bellissima. Mi ha portato su una roccia dove pascolano le capre perché diceva che sarebbe stato più facile per le mie gambe. Mi ha fatto fare 3 passi e abbiamo preso il volo. Bellissimo, ero come ubriaco. Mi faceva girare tutto in tondo. Saremmo stati in volo almeno un'ora. Quando sono arrivato giù ero contento. Ho baciato mio nipote e gli ho detto: bravo ragazzo, che hai reso tuo nonno felice. Adesso posso anche morire in pace. Infatti poi ci ha lasciato. Aveva 83 anni quando abbiamo fatto il volo. Dopo 40 giorni sono entrato in Grecia. A un certo punto ho raggiunto il culmine di una termica, così girando mi è scappato l'occhio e ho visto questa cosa laggiù in fondo. E mi ricordo che ho mollato un urlo di liberazione, ho proprio urlato. Prima ho urlato e poi mi sono messo a cantare, ho fatto il resto della termica cantando e sapevo che ce l'avevamo fatta. È gioia allo stato puro, è appagamento, è
soddisfazione per gli sforzi compiuti. Welcome to Olimpo, alle arrivate del Swan. Quando ci si pone una meta così lontana che si sogna per 45 giorni, c'è la felicità di essere arrivati. Io, saluto. Ma mica che ho fatto lo sotto, wow. Salute. C'è un po' di amarezza perché si sa che il viaggio è concluso, quindi è finita l'esperienza. Si arriva a Ping. Ma si sa anche che nel giro di mesi, settimane, anni c'è un ricordo che durerà per una vita. Non abbiamo neanche avuto abbastanza energie per festeggiare adeguatamente quella sera. Eravamo talmente stanchi, talmente esausti che penso verso le 11 eravamo già tutti addormentati in un prato, neanche dentro la tenda, abbiamo dormito proprio sul prato, così come capitava.